al maestro Oda non piace quanto la gente fa teorie e ci azzecca. Ora voi dovete dirmi come potevamo solo lontanamente immaginare quello che sarebbe successo in questo capitolo. Certo, nel 1149 abbiamo visto Imu arrivare nel corpo di Gunko, ma una cosa del genere non potevamo immaginarcela. Salve a tutti e bentornati! Nello scorso capitolo abbiamo visto Scopper Gaban riuscire a mettere fuori gioco uno dei Cavalieri Divini. Chiaramente ha usato l'Aki del Re Conquistatore, quindi diciamo che ora la questione diventa un po' più spinosa per i nostri. Quindi alla fine Scopper Gaban si è rivelato il solito vecchietto fortissimo alla Oda, però è stato sconfitto da Gunko alla fine. Chiaramente questo è uno stratagemma narrativo per farlo cadere dove si trovano i nostri sotto da Loki e dirgli quello che sta succedendo, così vanno sopra e c'è il casino totale. Ma il vero problema è quello che è successo a Gunko alla fine. Imu ha preso il controllo del suo corpo e ci dice che Marijo è sotto attacco. E questa è una grande notizia. Se non fosse che ora devono combattere contro Imu, che stende gran parte dei giganti con il suo Haki e prende il controllo di Dori e Brogi e di gran parte dei giganti guerrieri. Allora, prima andiamo con ordine. Vediamo Imu Gunko che si trasforma, ali da pipistrello, coda da diavolo, insomma, quello che avevo detto un bel po' di tempo fa che Imu poteva avere il frutto di un demone, Lucifer, una cosa del genere, tipo mitologico. Ok, questo lo conferma palesemente. Però è molto interessante come viene utilizzato, o meglio, quali sono i suoi poteri. A quanto pare, tramite l'abisso, fa comparire Robot, un libro che usa per prendere il controllo dei giganti e per trasformarli. Chiaramente questi sono i poteri del frutto e non qualche tecnologia antica come qualcuno ipotizza. Pure io potevo ipotizzare che i cerchi potessero essere qualche vecchia tecnologia del regno antico. Insomma, lo hai distrutto, però sai, qualcosa poteva tornare utile, quindi te lo tieni. Con questo capitolo credo che questa ipotesi sia completamente da scartare. Questi sono tutti i poteri di un frutto del diavolo appartenente a Imu. Però c'è ancora qualcosa che non mi torna. Noi vediamo chiaramente trasformare i giganti in demoni simili a lui, con ali, corna e coda. Però prima di usare un secondo, diciamo, attacco, stipula un contratto demoniaco, così come viene chiamato, con Dori e Brogi, con la forza ovviamente e con gli altri guerrieri giganti che li trasformano in demoni. Però dicono che si sentono bene, molto più forti di prima e stanno alla grande. Però poi c'è un secondo attacco. Io non riesco a capire se il primo è per la trasformazione e il secondo è per prendere il controllo della loro mente, perché poi gli ordina di uccidere il nostro caro Barba Montagna Yard. Comunque è sicuro che adesso devono liberare per forza Loki, perché sennò qui non si combatte. In aggiunta, credo che Imu se ne va, non credo che rimanga. Certo, adesso finalmente Airbuff ha il suo villain di saga, perché i Cavalieri Divini non li ho mai considerati. Saranno Dori e Brogi trasformati in questa forma a essere i villain, e quindi Rufy dovrà sconfiggerli e liberare il paese, senza contare il resto dei Cavalieri Divini. A meno che adesso pure loro devono essere richiamati e devono tornare tutti a Marijoa perché, come detto prima, adesso è sotto attacco. Il che ci sta come espediente narrativo. Così i nostri hanno visto il potere del governo mondiale, però non ci combattono ancora del tutto. Ma invece devono occuparsi di Dori e Brogi trasformati e presi sotto il controllo del governo. Chi dice che Erbaf non è una saga bella si sbaglia. Certi colpi di scena è da un bel po' che non li vedevamo, ma dopo tutto stiamo raggiungendo la fine del manga, quindi è normale. Detto ciò, la prossima settimana non sarà a pausa, quindi vedremo subito quello che succederà. Bene, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, commentate e noi ci rivediamo la prossima volta.